messaggi. Mettiamo il sondaggio. Se parte il sondaggio, avvio un sondaggio. Ti piace il festival della canzone italiana di Sanremo? Sì, molto. No, non lo seguo mai. Aggiungere opzioni. Lo guardo un po'. Guardo soltanto l'inizio. Allora, avviamo ufficialmente il sondaggio, poi dovrò tagliare la live perché non mi va l'introduzione. Minuti e 30, no, taglio ai 2 minuti e 30. Allora, abbiamo questo sondaggio. Ti piace il festival della canzone italiana di Sanremo? Sì, molto, 100%. No, non lo seguo mai, 0%. Lo guardo un po', 50%. Guardo soltanto l'inizio, 0%. Alessandra Mocci, ciao. Ma perché piange Alessandra Mocci? Perché piange Alessandra Mocci? Perché piangi Alessandra Mocci? Eh, mi mi dispiace molto, ma perché piangi? Perché piangi Alessandra Mocci? Io ho fatto molti short e hanno avuto molte visualizzazioni in questi giorni, per quello ho detto oggi non so di che parlare, ma parlerò di Sanremo, visto che le live in verticale sono raccomandate. Mi mancano tutti. Alessandra mi spiace, ma chi è che ti manca? Come mai? Come mai ti mancano tutti? Non voglio essere indiscreto. Allora, cara Alessandra Mocci, non so, vi ricordo a tutte e tutti voi, se volete aiutarmi fate una donazione qua in live e mi potete chiedere un argomento come ha fatto il nostro amico, il nostro carissimo amico Gand Blood Scissor, che mi ha regalato, mi ha donato 10 € e mi ha chiesto riguardo se l'esorcismo era vero. Gli ho fatto un video. Allora, buon sabato a tutte e tutti, buon fine settimana. Il mio papà e il mio amico e il mio amico e mio zio e i miei nonni. Mi spiace molto. Com'è che ti mancano? Che è successo?
tutto questo è il bello della diretta. Filtro tutti i messaggi, va bene. Mi spiace, com'è che ti mancano? Lo so che qua si vede il sondaggino che purtroppo sta, ecco, sono riuscito. Come, perché ti mancano? Che è successo? Che è successo al tuo papà, al tuo amico e al tuo zio e ai tuoi nonni? Sono molto preoccupato, ti prego, rispondimi. Alessandra Mocci. Allora, non ho potuto condividere questa live su Telegram. Mi raccomando, io non so fino a che punto potrò andare avanti. Se potete, invitate persone a partecipare del sondaggio e della live nella chat. Inizia Sanremo, dicevo, è già una settimana o più che iniziano a parlare di Sanremo, iniziano a parlare di Sanremo. Quando non hanno più di cosa parlare nella televisione, cacciano fuori Sanremo. Ed è una settimana circa che io sento ronzare nelle mie orecchie Sanremo. Inizierà a febbraio del 2026, ma già ne parlano da fine settembre, inizio ottobre forse, ma adesso ci tartassano dall'inizio novembre. Non so quanti di voi seguiranno Sanremo, per quello partecipate nel sondaggio per saperlo. Io Sanremo non me lo filo neanche di striscio, l'ho sempre detto in tutti questi anni e lo continuerò a ripetere. Io Sanremo non lo guardo, ma ci sono persone che lo guardano, quindi bisogna parlarne. Ah, Gun Blood Scissors, ciao carissimo amico mio, grazie della tua gentile donazione. E mi propone come sempre un altro argomento. Grazie, ne farò subito un video. L'essere umano è un'evoluzione delle scimmie. Grazie ai tuoi 10 euro, grazie, grazie mille. Ti premetto di sì, perché la mia postura. Cara Alessandra Mocci, mi dispiace molto della perdita dei tuoi esseri cari, di tuo padre, dei tuoi zii. Non voglio essere indiscreto, ma come sono morti? Sono morti tutti insieme in un incidente. Allora, caro Alessandro Mocci, Alessandra, perdon, cara Alessandra Mocci, cercherò di recitare qualche mantra per la pace delle loro anime. Caro Gun Blood Scissors, ti premetto che essendo io razionalista agnostico, credo di sì che l'essere umano è un'evoluzione delle scimmie. Ti premetto però che l'evoluzione non è un qualche cosa di già predeterminato come ci si può immaginare per così che direttamente dalla scimmia è derivato l'essere umano, ma è stato un processo di selezione, la selezione naturale, che è cieco, cioè ci sono state delle varianti accidentali che si sono adattate meglio al nuovo ambiente. E invece per esempio è sopravvissuta la specie del Cro-Magnon, e il Neanderthal invece non si è potuto adattare, oppure si è mischiato al Cro-Magnon. Ci sono molte teorie al rispetto. E quindi per esempio un altro esempio di adattazione biologica sono le varianti quando uno nasce con delle patologie. Purtroppo sono delle adattazioni negative. Così per esempio il dito opponibile, gli individui che sviluppavano un dito opponibile migliore si adattavano perché potevano costruire degli arnesi.
gli altri sono rimasti delle scimmie. Però ecco, l'evoluzione cieca non ha una pianificazione né divina né razionale, così come per esempio potevano esistere delle lucertole quando c'era il megacontinente Pangea. Allora a quel punto le lucertole avevano tutti i colori, ma a misura che i continenti andarono alla deriva e si differenziarono i climi, e le lucertole verdi nel deserto venivano depredate dai depredatori, allora rimanevano le lucertole color sabbia a sopravvivere meglio. Invece le lucertole color sabbia, o che avevano anche il rosso, il giallo, eccetera, e l'azzurro, in mezzo alle frasche, ai boschi, non avevano possibilità di sopravvivere perché le riconoscevano subito. Quindi le lucertole iniziarono a sopravvivere negli ambienti che si sposavano meglio col loro colore, quando all'inizio magari le lucertole erano multicolori. Infatti in ambienti dove le lucertole non hanno depredatori naturali, sopravvivono indifferentemente dal loro colore. Il papà è morto con il tumore alla bicica e il mio amico è morto in mano e i miei nonni erano malati. Mi spiace moltissimo, Alessandra Mocci, mi spiace molto. Grand Blashissors, Alessandra Mocci, anche io ho perso tutti i miei familiari e so cosa significa. Mi dispiace molto. Una carezza da parte mia. Cara Alessandra Mocci, anch'io ho perso un familiare e so cosa significa. Purtroppo è una tristezza immane. Allora, dicevo, io il festival non l'ho mai seguito con tanto entusiasmo, però in comparazione al festival di oggi, degli ultimi 10-20 anni, preferivo il festival di Sanremo degli anni 80, e addirittura guardo sul web, su YouTube, il festival di Sanremo degli anni 70, 60 e addirittura la canzonissima degli anni 50. Non so, i cantanti erano in qualcosa superiori a quello che sono i cantanti di oggigiorno. Lo so, grazie carissima amica Alessandra Mocci, ma forse ci conosciamo. Come che lo sai? Lo sai cosa si prova o lo sai di me in particolare? Forse magari ci conosciamo sotto altri nomi, perché io mi incontro con persone che mi conoscono e non me lo dicono, però io lo capisco. E allora dicevo, il Sanremo è diventato sempre più una cosa usa e getta. Una volta i cantanti facevano carriera, anche perché diciamocelo francamente, negli anni 50 c'era solo Rai 1, negli anni 60 non so se è apparsa timidamente Rai 2 attorno alla metà degli anni 60, negli anni 70 non so se è apparsa Rai 3. C'era poca offerta di programmi televisivi, le persone potevano fare tantissima carriera nella tele, e non è come oggi che addirittura dal 2000 sempre di più c'è un'offerta sul web grazie a internet. Quindi oggigiorno i giovani neanche l'accendono la televisione e devono pagare il canone perché lo hanno associato alla bolletta dell'energia elettrica, perché altrimenti neanche pagherebbero il canone, perché non è più associata al televisore, all'avere un apparecchio di televisione, è associata al canone, il canone è associato alla bolletta elettrica. Ah no, Alessandra Mocci gli risponde a Gunblood Scissors. È associata alla bolletta elettrica, quindi molti devono pagare il canone Rai anche se non hanno
il televisore o non ce l'hanno connesso a un servizio televisivo, perché adesso devi oltretutto pagare il digitale terrestre per vedere la Rai, che paghi il canone, quindi doppio canone per la Rai alla grande. Invece il servizio pubblico dovrebbe essere libero e gratuito, perché già prendono i soldi delle tasse per trasmettere nella Rai. Quindi Sanremo è fatto con i soldi pubblici, ma oltretutto non è più come una volta che erano cantanti affermati, Pupo, Lucio Dalla, eccetera. Adesso prendono i fenomeni da la piattaforma nera, da YouTube, da Sprecher, da SoundCloud, da tutte le reti sociali, da tutte le piattaforme di streaming e di live. E così Sanremo che rappresenta. Vedo che c'è poca affluenza di pubblico, forse non è l'ora giusta, ma ditemi voi che ne pensate di Sanremo. Molti lo chiamano ultimamente San Scemo. Io francamente non posso guardarlo Sanremo. Preferisco guardare musica o ascoltare musica in YouTube, Pink Floyd, Lucio Dalla. Allora, quanti hanno votato? Ti piace il Festival della canzone di Sanremo? Sì, molto, 50%. No, non lo seguo mai, 0%. Lo guardo un po', 50%, guardo soltanto l'inizio, 0%. Facciamoci uno shortino, short di 49 secondi caricato e verrà messo in occulto o privato, poi lo faccio partire. Arrivederci. Ecco, voi ditemi che cosa vi piace di Sanremo. Mi viene da piangere, lo so, ci ho passato pure io. E niente, sfogati, però mi raccomando, non indulgere, diciamo, nel dolore. Cerca di superarlo, cerca di sta bene che per esempio bisogna dare sfogo alle proprie emozioni, ma allo stesso tempo bisogna bisogna cercare di superarsi, bisogna cercare di superarsi perché la vita va avanti. È crudo da dirsi, ma è così. Io intanto Adriano Celentano, Veronica Verra, mi piacerebbe un remastered a Sanremo, dice Gun Blood Scissors. Sì, Adriano Celentano è meglio di molti cantanti di oggi. A me piaceva Iannacci. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Perché no? Era così surreale. E poi anche Nino Gaetano, non t'arreggo, non t'arreggo più. Nino Gaetano era troppo forte. Allora, che ne pensate, gente del Festival di Sanremo? Votate, votate e soprattutto partecipate. E
ecco, mi sto inquadrando nella tele. Partecipate nella chat e condividete. Adesso se ne sono andate, erano entrate 12 persone. Condividete se possibile, condividete questa live affinché tanti altri possano entrare. Mi fate il favore, perché già il nostro amico Gunblood Scissors mi ha donato, mi ha regalato del denaro. Poi io non so mai come regolare questo palo selfie, perché prenda bene anche l'ambiente, insomma. Allora, che ne pensate di Sanremo? Che ne pensate? Cara Alessandra Moci, grazie di aver commentato così tanto. Spero che quello che ti addolora, già mi hai detto nel passato che hai avuto delle perdite. Ti starò vicino, cercherò di meditare. Io pratico la meditazione buddista, cercherò di recitare dei mantra. Intanto il sondaggio si muove, il sondaggio si muove. Ti piace il festival della canzone italiana di Sanremo? Sì, molto, 67%. No, non lo seguo mai, 0%. Lo guardo un po', 33%. Guardo soltanto l'inizio, 0%. Short di 49 secondi creato. Ditemi qual è il vostro cantante di Sanremo preferito, e io starò qua a leggere i vostri commenti. Super extra palestrato Gabbo 07. Ciao San, come stai? Ciao carissimo amico, sto bene. E tu? Se poi condividi questa live e dimmi, ti piace Sanremo? Lo segui? E quale cantante preferisci? Super extra palestrato Gabbo 07. Si sa che a Gun Blood Scissors, che mi ha proposto un argomento e mi ha donato, mi ha regalato 10 euro, gli piace Celentano. Ah, Veronica Venrai non è una cantante, è il titolo della canzone che gli piacerebbe che qualcuno rimasterizzi a Sanremo. Super extra palestrato Gabbo 07. Io non bene, perché il 28 ottobre è morto mio nonno paterno. Ah, e che sciagura. Oh, sta morendo un bel po' di gente, meglio darsi una grattata. Lo guardo poco Sanremo, dice Grande Blood Scissor. Mi dispiace per tuo nonno, super extra palestrato Gabbo 07. Il mio nonno è morto nell'85 82, aveva 85 anni, purtroppo non è morto tanto vecchio. Grand Blood Sisters lo guardo poco Sanremo, non è che mi piace troppo. Certi cantanti non meritano i primi posti e secondo me ci stanno delle manovre che favoriscono alcuni. Ah sì, Grand Blood Sisters, sta tranquillo che le manovre ci sono sempre state, pure quando i cantanti erano buoni. Perché caso strano, sempre i cantanti che vincono cantano per il sociale, hanno qualche senso di utilità sociale, le loro canzoni. Cantassero pure i più bravi nel passato. E poi ti ricordi quando c'era Fabio e la Littizzetto, che due operai si volevano buttare di sotto dall'impalcatura, che sono andati a scegliere un posto, diciamo un posto dove
non si sarebbero fatti male. Guarda qua il delay che ha il mio televisore. Ecco, adesso si vede. Ti ricordi che durante il programma, il festival di Sanremo di Littizzetto e Fabio Fazio, Giovanna Littizzetto e Fabio Fazio, due operai si volevano buttare di sotto? Ecco, mi sembra che anche quando c'è stato un altro conduttore si è ripetuta la stessa scena. Non so se era Pippo Baudo, sempre la stessa scena di due operai dallo stesso luogo dell'impalcatura che si volevano buttare di sotto. Coincidenze? E sempre poi hanno introdotto il discorso per il sociale, c'è disoccupazione nel paese, la gente è disperata. È giusto, due operai del Festival di Sanremo, due tecnici si vogliono buttare di sotto e poi non lo fanno. Cioè, se si volevano buttare di sotto lo facevano subito e da un luogo dove neanche li potevano fermare. Se nel 56 mi sembra c'è stato un incidente che un conduttore del Festival di Sanremo, per non camminare nella scalinata che c'era gente o fra la gente, ha camminato in una piattaforma che purtroppo non hanno tappato un buco, è caduto sotto 5 metri, è morto, è deceduto. Supremi algoritmi, mi raccomando. E allora, se qualcuno si vuole buttare, si butta, no, magari lo fa platealmente in mezzo al pubblico, alla platea, ma si butta, non sta a negoziare. Quindi io credo poco alle coincidenze. Secondo me è tutta una montatura. Dai, su, è una montatura. Poi io c'ho un programma televisivo adesso, però ho iniziato la live e ecco il comando. Ecco che ancora, ops, non riesco a fare zoom. Ecco qua, perché c'è un delay. Allora, è quello il problema, che c'è molta platealità. Guarda, dal televisore mi vedo senza il sondaggio sul volto, vedi? Dal televisore mi vedo senza il sondaggio sul volto, però dal cellulare mi vedo con il sondaggio sul volto. Allora, tre solamente, no, ma non vale, non vale, non vale, non vale. Votate di più. E mi spiace per tutti quelli che hanno perso un loro essere caro. Ah, il sondaggio esce solo sul dispositivo, sul mio o sul vostro? Solo sul mio? Ah, bene. Poi mi raccomando, prossimamente, cioè domani, non so a che ora, credo alle 17 orario italiano, esce questa premiere, che io ho sottotitolato in inglese e spagnolo e c'è il doppiaggio audio in inglese, quindi adesso voi lo leggete in spagnolo. Il formato è 8K, o l'ho dovuto editare in 10 ore, anche se non si direbbe. Come vedete adesso c'è Sanremo, 4 persone lo stanno vedendo, e qua come potete vedere la premiere di domani 8K esce circa alle 16:55 orario italiano. Ci sono 5 minuti di conto alla rovescio, quindi si potrà vedere
alle 17. Quindi mi raccomando, guardate questo video domani, almeno mezz'ora, dura un'ora e 40 minuti. Qua c'è il Buddha della fortuna, la signora, e una tenda diciamo macrobiotica, pasta integrale, semi di girasole, noci, incenso, tutte queste cose belle che piacciono a mia madre e all'incenso piace a me. Purtroppo non gli posso comprare ancora di più incenso perché c'è un baule pieno. In un altro video vi farò vedere, vi fo vedere. Facciamoci lo shortino, ecco qua. Quindi vi ho fatto vedere anche la premiere di domani. Mi raccomando, partecipate della premiere di domani e fate delle donazioni nella premiere. Adesso però vediamo se è iniziato il programma che vorrei vedere, ma io non posso, usciamo da YouTube, nella tele non posso lasciare questa live perché nonostante sia un programma che io seguo, vabbè, dovrei comprarmi un auricolare per guardare le. Stanno dicendo che Mamdani sarà il primo sindaco musulmano di New York ed è pure straniero, perché la legge americana permette che per dei carichi amministrativi politici minori uno possa essere straniero naturalizzato, e quindi il primo straniero musulmano che governa come sindaco di New York. Voi che ne pensate? Voi che ne pensate? Speriamo che non mi demonetizzino la live in verticale. Vabbè che le live in verticale le pagano poco. Adesso però devo, visto che sto qua nella sala, poi volevo fare un video su Sanremo, ma faccio questa live perché accorciamo un po' il palo selfie. Faccio una live così perché mi va, siccome ho avuto molte visualizzazioni sugli short. C'è Donald Trump che dice che New York ha scelto l'alcalde, il sindaco musulmano e socialista e comunista nella più grande città del Nord America. E voi che ne pensate dell'elezione del sindaco di New York? Che ne pensate? Adesso mi seguono in due.
momento non può fregare di meno, e io ho voluto lanciare lì questa live in verticale per vedere a quanti importa Sanremo. Beh, le persone che passano non commentano, hanno poco, ma rispondono perché dice: ti piace il festival della canzone italiana di Sanremo? 80% sì, molto. Ammazza. Non lo seguo mai, 0%, lo guardo un po', 20%, guardo soltanto l'inizio, 0%. Quindi, come dire, facciamoci uno shortino. Ma Donald Trump dice che Mamdani sarebbe di colore come Obama, musulmano e anche socialista. Per lui i socialisti sono comunisti, marxisti, come i cubani e venezuelani. Ma quello che io ho sentito di Mamdani è che lui non ha mai avuto contatti con Cuba o Venezuela, anzi al contrario, ha studiato nell'elite dei college universitari dove vanno i milionari da giovane. La madre è attrice di Bollywood e regista di Bollywood, il padre aveva interessi in Wall Street. Insomma, forse è più capitalista Mamdani, che si dice difensore dei poveri, dello stesso Donald Trump, che anche Donald Trump vuole fare il demagogo e il populista, e invece sappiamo tutti come abbia delle connessioni ugualmente che Hillary Clinton con l'elite, la crema e la nata degli Stati Uniti. Insomma, che ci vengono a raccontare che chi aspira a diventare presidente del Nord America, degli Stati Uniti del Nord America, può essere del popolo, può essere socialista, può essere comunista. Ma dai, su, non lo farebbero entrare nel sistema. Gun Blood Scissors fanno girare molto gli shorts e ci sta più possibilità di fare views. Il problema è che il ricavo monetario derivante dalla visualizzazione nei video shorts è meno. Esatto, Gun Blood Scissors, non si guadagna nulla. Poi il mio canale fa migliaia di visualizzazioni negli short, non milioni di visualizzazioni, che già sarebbe diverso. E anche nelle live in verticale non si guadagna nulla, a parte il fatto che ti fai conoscere da molte persone. Quindi se riesci a agganciare, è la legge dei numeri grandi, se riesci a agganciarti con migliaia di persone nuove a ogni short, ti conoscono, e se gli piace quello che fai magari decidono di vedere dei video larghi. Delle migliaia di visualizzazioni che ho avuto le ultime 2 settimane in ogni short, ho avuto centinaia di visualizzazioni in video normali. Quindi bisogna sfruttare gli shorts, le pubblicazioni nel post del canale e le live in verticale e in orizzontale per raggiungere un nuovo pubblico che poi ti dovrà vedere nei video normali, altrimenti non vale. Ti deve scoprire un nuovo pubblico e lo devi arrivare a fidelizzare con le visualizzazioni. Per quello si possono osservare degli short dei migliori momenti, quelli che uno considera migliori della live. Ma io poi ultimamente, quando vado a fare la spesa con mia madre, e infatti uscirà questa domenica alle 17 un video largo di 1 ora e 40, non perdo più tempo ad editare dei video facendo la spesa, perché hanno 200-400 visualizzazioni subito. Faccio degli short, dei video in verticali di 3 minuti che hanno molte più visualizzazioni, raggiungono molte più persone, e poi eventualmente, visto che il titolo è lo stesso dei video larghi che ho fatto facendo la spesa, spero che vadino a guardare
i video larghi. Comunque grazie del consiglio. Gunblood Scissors. Sì, io faccio gli short, poi non è che perdo molto tempo ad editarli, sperando che chi li guardi poi si affezioni a me o gli venga curiosità di sapere che cosa faccio io. Adesso devo fare entrare le cagne perché è venuto l'idraulico e le abbiamo rinchiuse, ma adesso non ce la fanno più, forse hanno sete di connessione, perché ogni tanto poi se mi allontano di nulla. Dice Gunblood Scissors, ci sono i cani che devono entrare. Sì, sì, eccola qua. Vediamo se si gira la camera. Eccoli. Ho fatto molti video con loro. Mia madre li vorrebbe dare in adozione, ma io non voglio perché è un lavoro per lei avere i cani. Eccola qua. Eccola qua. Ed ecco qua l'altro cagnetto. Come gli vogliono bene. Sono inseparabili. Beh, loro sono venute con noi che lui aveva circa 9 anni o 10, non mi ricordo, 9, e il salsiccia, e loro avevano 40 giorni, adesso hanno quasi 2 anni, 2 anni, fra poco. Si sentirà la tele in sottofondo, speriamo di poter monetizzare la. No, vabbè, però sono invasive. Purtroppo sono invasive. Allora mi fa piacere che ci sono ancora persone in live, solo due, però io continuo la live. Spero che nel ballo entrino altre persone. Intanto guardo il programma perché non so se lo potrò vedere in web. Bene, allora carissimo Gunblood Scissors, meno male sono riuscito a riprendere la live perché sono uscito l'applicazione per errore di YouTube. A volte i video si bloccano perché mentre segui la diretta non prendi bene il segnale con wifi. No, questa volta si è bloccato perché io per errore non so, schiacciato qualcosa e sono uscito proprio dalla live, però ci sono stati dei cambiamenti. Allora, ti piace il festival della canzone italiana di Sanremo? Sì, molto, 67%. Non lo seguo mai, 0%. Lo guardo un po', 33%. Guardo soltanto l'inizio, 0%. Allora speriamo che questa live non ha sorprese, perché non sapevo come fare. Ho detto santo cielo, ho perso tutto, poi ho detto schiaccio il bottone più per vedere se non so dovrò iniziare un'altra live, e invece mi è andata bene. Purtroppo questa non è l'ora giusta di sabato perché non ho avuto molte
non ho avuto molte partecipazioni. Allora salve a tutte e tutti, salve, mi raccomando, che pensate del Festival di Sanremo? Votate e poi soprattutto partecipate in chat e condividete questa live affinché partecipino molte più persone. Grazie di essere qui, buon sabato a tutti, buon fine settimana. E io dicevo, sì, è vero, Gun Blood Scissor, non hai avuto molte persone in live, ma hai avuto la mia donazione. Vero, grazie, grazie mille. E sì, e se non fosse per te, questa live probabilmente mi darebbe dai 10 centesimi a 1 euro di guadagno. Invece, grazie a te ne ho avuto 10 euro. Carissimo amico, e già così ho fatto il giorno. Perché sono arrivato, mi sembra, non so a quanti dollari. Poi mi pagano ai 100. Peccato perché non riesco a trovare nessuno sponsor. Sai che adesso YouTube ti permette di associare una live, un video, una premiere, ma anche uno short a un marchio. Però io ho cercato Carrefour per esempio e non è che tanto guardo il programma, perché tanto se mi demonetizzano questa live intanto vado avanti e vedo il programma. E voi, mi raccomando, che ne pensate di San? Oh, bene, 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 sono ritornato in live perché era saltato il router, l'ho dovuto spegnere e riaccendere. Io sto vedendo un programma di politica internazionale, geopolitica, però vorrei sapere la vostra opinione su Sanremo, se no non finisco la live. Però dovete scrivere qua. Io lo so che molti mi vedranno dal televisore, dallo smart tv, molti di voi mi vedono dallo smart tv, ma non potete scrivere qua che ne pensate di Sanremo. Che ne pensate? C'è la guerra civile in Sudan, migliaia di morti e profughi e nessuno ne parla. Secondo voi perché? Ah, riconnessione, ecco. Che ne pensate voi di Sanremo? Siete in tre, prima eravate in quattro. Fare le live è sempre così. Che magari io vedo che sono sempre 3 o 4 o 5 persone, ma si ruotano, cioè entrano molte persone. Adesso è ritornata mia madre. Sì, stai sola? Hola, ¿estás sola? Stai attenta. Como siempre. Vaya, vaya. Ecco, Hola, hola,
No, afuera, afuera. Ahora te doy el... acá. Pobre amorcito, llegó mamá. Ah, me pegó en la rodilla con su boca. Allora è Se stato habrá lui. hecho mal también, porque fue fuerte. Bueno, hablamos hasta por los codos. La Juana le mostró, le pedí que le muestre. 27 años dijo que tiene. Ah, La Juana dice, y mi marido 33. Mira, dice él, me dijo sì, ahora, tenía uno. que le mandes el número de Chachi, que le quiere hablar. Sí, De sí. allá no le habló, como dijo Chachi, que le hable cuando está en el tanque, que le quería decir algo. ¿Sabes las corridas que hice y cómo me levanté esta mañana? Ah, Fui al baño, dejé la puerta abierta porque nos ahogábamos en la habitación del olor y del sì, calor. sì. ¿Sabés los perros cómo cagaron y pillaron? Hoy no almuerzan nadie. Así, una cagada, una colitis. El chipi acá, en el preso, caca y pis. Cuando vi me quería morir. Por eso che le Sin das la fuerza, carne all'orno, por eso che le darse la sin carne fuerza, all'orno. claro, esos huesos, no habría que darle Io más. te lo dico, però tu, Bueno, loro solo il secco. las corridas que he hecho estando mal que tenía miedo de sentirme E le mal. ossa che si Con sono él que venía, con el otro que venía. Bueno, ahora sé lo que te digo. le ossa che si sono mangiate. Qua c'è il No, hoy programma. no tienen que almorzar. Le ossa che si Estoy mangiano relajada gli porque fanno male, gli feriscono lo stomaco, ma tu non lo capisci. Estoy relajada porque no les tengo que dar de comer. Ma gli diamo un pugno di seco. Escúchame, È il seco. cuando viene Corazón, que no sé. Ah, bien. Sì, sì. Ahora vos hacés que le des el número de Juana de Roldán. Ponele, Juana de Roldán. Dale, ma. Ponele Faccio, sì, a sì. este hombre. Sì, non ti preoccupare, faccio io, ma. Y decirle Roldán 2040. Dale, ma. Shh. Después, Ma. Non mi ponele- dare dati. Shh. So io che gli devo dire. después ponele de Chachi. Vabbè, ma ancora Que continua, le dai. quiere hablar ahora, me dijo. Continua alla grande.
Si è chiuso il microfono, sì, sì. Voglio la pappa. Hanno tanta fame. Smart, sì, sono io. Allora, Gun Blood Scissors, non hai avuto molte persone in live, ma buono. Sì, sì, sono io, Gun Blood Scissors. Smart TV, hanno tanta fame i cani, eh sì. Gun Blood Scissors vogliono la pappa, vero? Federico Bargiacchi, ciao. Saluda a tu mamá y que viva Cuba revolucionaria. Ok, serán dados los saludos. Buen sábado e buon fin de semana, Federico Bargiacchi. Si è chiuso il microfono? Eh sì, perché c'avevo da fare. Ehi, ma... È lui? Ma... Pero yo no sé hablar en eso. Vabbè, impara. Vení, vení, mami. Mami. Allora, come va? Mami, vení, mami. Vení. La nena obedece, mami no. Vení, mami. Mami, mira, se va al portón. Allora, de Ciaci... La nena obedece, ¿ves? Mami no. Vení, mami. Mami, mami, mami. Vení. Mami, mami, mami. Vení. La mami no obedece. El pasillo está abierto. E non lo so, Vení, mami, vení. Vamos, acá. Vení, mami. Mami, vení. Vení. Vamos, vamos, mami, mami, mami. Bueno, acá, acá. Vení. Mira, mira. Mira el gatito. Mira, a ver qué lindo el gatito. Mira, mira, mira. Ay, hola, gatito. senza... Sì, sai com'è lenta sta porta di... Dale, e senza cosare, senza... come le prendo? Ma, dale, Toma, las tenía 3 veces acá. Vení, Vitito. dale. Entró. Ah, esta. Un momento. Ah, está cerrado. Vediamo che è tutto un casino. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Llegué ahora yo. ¿Eh? Llegué ahora. Ah, ¿sí? Ah, ¿fuiste a la casa? Sí, fuimos allá. Ah, bueno. Y el hombre fue arriba, antes, todo. Poquito. Attenzione. Si è chiuso il microfono, eh sì.
Estuve todo el tiempo en pie en Rosario, porque esta chica no te hace ni sentar. ¿Lo viste a Milei bailando? No, no. A Milei bailando, Sí, ¿no lo vieron? yo lo vi cantando, bailando y cantando, es un desastre el tipo, una locura total. ¿Sabés que me olvidé, Parece que Olivia? se puede permitir. Lo que me olvidé de pagar esto, pero ya ahora mismo hoy lo pago. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y te lo mando por foto. Esto así lo tenés. Mm. Ahora veo si lo puedo pagar por internet igual. Ay. No hago yo con Cecilia, Ahora yo te lo pago. Ahora veo si lo puedo pagar por porque internet. así me queda el taloncito. ¿Querés que te lo dé? Sí, yo lo pago. ¿Cuándo venció esto? ¿O no venció? Sí, venció, lo vi esta mañana, porque él no me ayuda en nada. Él está loco con el celular y su... No, pero no pasa nada, mirá. Eh, Esto tiene dos vencimientos. El primero, el 5 de noviembre. sí. Y el segundo, el 30 de noviembre. O sea, hasta el 30 de noviembre lo puedes pagar. Te va a salir Ah, sí. 10 pesos más. Nada más. Por pagarlo en el segundo vencimiento. El otro que te di yo, que me parecía que estaba vencido, no este de pagar. El otro. No, este me diste. Con la plata. Sí. Claro, pero te di el otro también. No, el otro está dentro de la. Acá. Ahí. ¿Y esto? No, No, no. no lo comí. Acá. Sí, ahí. ¿Este sí que está vencido? Me parece que No, este está pago. sí. Parece dispuesto como ningún 15 de octubre. reciente a utilizar el enorme poder militar estadounidense. Este todavía tenés hasta el 30 de noviembre. Nos vamos a Salve. poner acá. Salve. Hasta el 30 de noviembre lo puedes pagar. No corras. Bueno, Salve. ¿Me dejas pasar un segundo reunión? ¿cómo no? Sí. A este. Fíjate, sí. Resucitó la denominada guerra contra las drogas, iniciada por Estados Unidos en los 70 y que había pasado a un segundo plano para otras administraciones, asociando el Me hizo la cortija nueva, pero no me gustó. unidades de la Marina de Guerra estadounidense para el Caribe y el Océano Pacífico frente a las costas de Venezuela y Colombia. Con 16 ataques en aguas internacionales a presuntas embarcaciones de transporte de drogas, en los que murieron al menos 66 personas. También se anunció el despliegue de un portaaviones y su grupo de ataque en la misma zona. ¿Vos querés venir a comer la pizza? Chiaro. Ah, porque veo che sta sul programma in pescare. Beh, però non la vuoi fare qua la pizza? No, no, me voy acá a Pinocchio. Devo andare in bagno e... Apurate che nos vamos. Sai che il mio amico Gunblood Scissors mi ha proposto un altro argomento che sto facendo la live e, No te e veo. mi ha donato 10 euro. Quindi devo fare un altro video grazie al nostro carissimo donatore. Acá te Argomento: l'essere umano è un'evoluzione delle scimmie? Io credo di sì. E adesso farò degli short da... Mi devo cambiare. Mi devo cambiare. Adesso 0 persone mi seguono. Questo cellulare non lo posso portare perché... Daniele, te falta una tarjeta acá. Ah, sí, está en el asiento. Ah, bueno. Ahí la tengo. Sí, la sí. Vamos con ese. O acá. Vamos con ese. Acá está. Ah, y los perros están... ¿Le abriste? Pero le abriste el lavadero, ¿tienen agua? No, ahora le pongo un balde de agua. El balde, bueno, hay los que están afuera. Este hombre, Romero, tiene un amigo médico que tiene un campo hermoso, grande, de todo. Dice que si él le dice que toma las 2 perras, le dice que sí.
Mira, Pobrecita, sí, que ella sufrió mucho, no quiso que la llevaran a lavar. Yo tengo miedo que la lleven para la lucha de perros, para entrenar Pero a... no. Mira que dijo que era veterinario. Mira si es el que vino acá. Que tenía ese celular que lo cargaba cada 6 meses. Tenía el veterinario el celular alto así, grande así, lo cargaba cada 6 meses. Hay uno que cuesta 1,5 millones de pesos, no cuesta mucho porque los Samsung cuestan, llegan a ser... no, perché tengo todavía que ir al negocio y llevar a mi papá a las compras. Ah, bueno, vamos a comer. ¿Querés? Algo rapidito no creo, porque ahí la pizza te la sirven en media hora. ¿A dónde? El Timoteo. No, le decimos que estamos apurados. Y no, ma yo che... pensé que tenías la pizza hecha acá. No, no. No, quiere ir a Vamos Timoteo a acá. comer. Escúchame. No, pero ahí se come en 40-50 minutos, Vamos ¿eh? aquí, vamos en el coche. No, llegale. La Casa Blanca percibe ¿A dónde? como es el caso de Venezuela. Ahí te sirven en media hora como mínimo. Vamos en el coche, dale. No se hace Vamos en el rapidito. coche mío. Que en 5 minutos te sirve. Bueno, Si vos no querés, quedate. No, vengo, pero... Le doy el agua a los perros. Desplegado el poder militar estadounidense, el caso Tengo que... Sí, ponele con la manguera, ma. Yo me cambio y vengo. ¿Sabes que estoy haciendo una live y como siempre un amigo mío me donó 10 euros para que trate de un argumento? La política exterior de los Estados Unidos con dos cuestiones diferentes, ¿no? La contra el narcotráfico, Me pongo una camisa y vengo. frente a Venezuela, frente a Colombia y también pensando en México. Y la otra situación Bene, allora vi lascio, purtroppo adesso siete in 4, 2, 1 e vi lascio perché devo spegnere il cellulare che tra l'altro è arrivato a 37% di carica. Ti piace il Festival della canzone italiana di Sanremo? Sì, molto, 56%. No, non lo seguo mai, 14%. Lo guarderò un po', lo guardo un po', 29%, guardo soltanto l'inizio, 0%. Grazie di essere partecipati in questa live del sabato. Non vi perdete la mia premiere di domani, domenica alle 17. Sarà molto divertente. E ciao, adesso vado a mangiare la pizza al ristorante. Farò degli short, ma non con questo cellulare che ormai c'è il 37% di batteria. Ciao ciao.